Genialata o vaccata? Mai come in questo caso, ragazzi, il confine è così sottile. Ciao ragazzi, perdonate la mia voce, sono un po' raffreddato, ma cerco di portarvi anche oggi un bel contenuto qui sul canale. Infatti sto provando negli ultimi giorni questo. Di cosa si tratta? Non lo so, però è interessante. Ma prima di scoprire insieme di cosa si tratta, o almeno cerchiamo di farlo, vi invito ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBestDeal, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, il primo link, perché troverete ogni giorno centinaia di offerte dal mondo della tecnologia, gift card, regalini, meme e tantissimo altro. Siete già in oltre 30.000, manchi solo tu, ti aspetto. Questa sorta di monitor è collegato al mio portatile Asus con un solo cavo USB Type-C e funge sì da secondo monitor con la parte superiore completamente personalizzabile e touch, cosa non da poco, e nella parte inferiore, come vedete, c'è una tastiera QWERTY completa italiana. È possibile muoverci, convertire la tastiera in 9 diverse lingue, è un display 15.6 pollici, 60 Hz, supporta touch fino a 10 punti, quindi possiamo teoricamente metterci tutte le nostre mani, tutte le nostre dita sopra e non ci sono problemi. È possibile anche cambiare il rumore dei tasti con FN più F10, touch che funziona davvero molto bene. Ciao amici del canale. La tastiera, come vedete, non è nemmeno così scomoda, alla fine è come utilizzare un grosso tablet, però il feedback di una tastiera vera e propria è tutta un'altra cosa. Qui manca una vibrazione sotto i tasti, manca... non lo so, non mi convince poi così tanto. In alternativa, premendo il tasto di accensione superiore, diventa un vero e proprio secondo monitor, secondo display. Eccolo qui, doppio swipe in basso in questa maniera, accediamo al menu delle impostazioni con la luminosità regolabile, è molto luminoso, alla massima luminosità disponibile, ci sono degli speaker integrati che ora andiamo a provare insieme e qualche altra piccola impostazione, nulla di troppo complesso. Andiamo a riprodurre, ad esempio, la mia ultima storia. Speaker di buona qualità, nulla di eccelso, comunque non male. E un'altra sua particolarità è che la base è completamente snodabile, potete ruotarlo di 360 gradi, potete andare a piegarlo in questa maniera e avere una base d'appoggio quando utilizzate la tastiera, potete renderlo totalmente piatto o potete ancora rimuovere la base dal suo alloggiamento originale, metterlo in questo e rendere il display praticamente verticale. Insomma, il concept, l'idea di base, secondo me è davvero molto interessante. Un secondo display touch con la possibilità di utilizzare una tastiera completa non è roba da poco, però ci sono dei problemini. Ovviamente il feedback di una tastiera touch è molto diverso dal feedback di una tastiera vera e propria. Una tastiera fisica, meccanica, a membrana, come preferite. Inoltre il display, come vedete, è lucido, l'avrei preferito opaco, anche perché trattiene davvero tanto le impronte e su una tastiera touch è un bel problema. E poi c'è il prezzo, amici. Infatti questo, non so come definirlo, aiutatemi nei commenti, su Amazon, trovate il suo link per l'acquisto nel mio canale Telegram, a un prezzo compreso tra i 350 e i 400 euro. Quindi vorrei sapere la vostra opinione. Cosa ne pensate per questa cifra? Lo trovate un prodotto interessante oppure no? Lo acquistereste e se sì, a quale prezzo? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, amici. Io lo trovo un prodotto tech interessante che è stato finanziato originariamente su Kickstarter o Indiegogo, se non sbaglio, quindi ha avuto un discreto successo per quanto riguarda l'attenzione mediatica e parliamone insieme, amici. Un bel like per supportarmi, condividete il video con i vostri amici per far sapere a tutti che esiste anche questa cosa al mondo e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi contenuti. Siamo già quasi 90.500. Grazie a tutti. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!